Ciao a tutti, benvenuti nel garage. Oggi un nuovo video, una specie di tutorial di installazione che seguiremo passo passo perché è arrivato il momento di montare sul Subaru un GPS, quindi un localizzatore, un qualcosa che mi permetta di tenere traccia di tutti gli spostamenti perché magari non li faccio io, un qualcosa che mi avverta su un sacco di eventuali problematiche che potrebbero verificarsi e lo vedrete nel corso del video. Ovviamente ho scelto nuovamente il Moxtrack che avevo già presentato nel video quando lo installai sul Berlingo, ha venduto e installato diverse volte per dei clienti perché lo reputo un dispositivo fantastico. Io quando trovo un prodotto eccellente non mi sto a preoccupare di che cos'altro offre il mercato, se magari ce n'è uno simile che costa 20 euro in meno. Io ho deciso di portare avanti il mio lavoro basandomi su questo prodotto ma anche sulle mie passioni personali, continuo sempre a scegliere loro. Questa volta abbiamo preso però la versione 4G. Cosa cambia? Cambia che potrebbe essere un po' più veloce nella connessione all'applicazione e potrebbe essere che in un futuro dove magari terminerà il supporto delle reti 2G, col 4G magari abbiamo un po' più di tempo, ma mi sbilancio nel dire che secondo me anche il 2G, siccome è un sistema ancora molto utilizzato, è difficile che scompaia tanto presto. Dove si compra il Moxtrack e quanto costa? Lo vediamo subito sul sito ufficiale di Mox, dove trovate tutte le informazioni e la gamma. Nella sezione acquista la versione 4G a 189 euro con 12 mesi di servizio incluso o la versione 2G a 119 euro con 12 mesi di servizio incluso, ma li troviamo anche su Amazon, link in descrizione. Versione 2G sempre a 119 o versione 4G sempre a 189 euro, entrambe con un anno di servizio. Ok, dopo aver effettuato l'ordine vi arrivano tutte le mail di conferma e vi arriverà la conferma di spedizione, compreso il tracking del vostro pacco che viaggerà con UPS, consegna che comunque avviene entro 24-48 ore. Il nostro Moxtrack con 12 mesi di servizio incluso, tutto compreso, non serve nient'altro, allarme taglio cavi, uscita digitale, allarmi personalizzabili per Android e per Apple. Questo è il modello FMC 920. Cosa cambia da quello che avevamo già recensito? Che questo è 4G. Localizzazione in tempo reale, controllo della velocità e allarmi personalizzabili. Quanto costerà il rinnovo dopo il primo anno? 49,90 euro l'anno o 39,90 euro se si abilita il rinnovo automatico. Questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il nostro Moxtrack con il nostro email, il nostro seriale, modello FMC 920, batteria interna agli ioni di litio da 3,7 volt 170 mAh, fabbricato in Lituania. Una volta ogni tanto non arriva qualcosa dalla Cina. Quali sono le connessioni? Sono segnate qua. Allora, il rosso va direttamente alla batteria, il nero è la massa, poi abbiamo il giallo che è il DIN 1, il grey, il grigio che è AIN 1 e il white che è un OUT 1. Qui avremo tutte le istruzioni del caso e anche le segnalazioni del dispositivo. Dunque qua in realtà ci sono dei LED. Il LED di navigazione è sempre acceso, vuol dire che cerca il GPS, un lampeggio a secondo che ha agganciato il GPS, che lampeggia veloce si sta aggiornando, che è spento è perché è tutto spento o è andato in stand by. Poi LED di stato qua a destra, un lampeggio a secondo funzionamento normale, ogni 2 secondi in risparmio, lampeggio veloce sta trasmettendo dei dati, spento vuol dire che o è in risparmio ultra o è spento naturalmente o in riavvio. Cos'è risparmio ultra? È la modalità quando gli manca alimentazione della batteria. Dimensioni 79x43x12, quindi lo mettete assolutamente dove volete. LTE categoria 1, abbiamo il GPS, il GLONASS, Galileo, Beidou, SBAS, QZSS, DCPS e AGPS. Ricevitore a 33 canali, sensibilità di meno 165 decibel, un ricevitore a 33 canali con un'alta sensibilità e una precisione inferiore ai 3 metri. Trasmette in 4G ma anche in 2G se non c'è copertura, lavora da 10 a 30 volt, consumo della batteria quando è online meno di 8 mAh, in modalità di risparmio meno di 2 mAh, quando cerca il GPS meno di 12 mAh e come assorbimento nominale meno di 28 mAh. C'è un ingresso digitale, un'uscita digitale e un ingresso analogico. Antenne ad alto guadagno, funziona da meno 40 a 85 gradi con un'umidità da 5 a 95%, grado di protezione IP54, temperatura di ricarica da 0 a 45, di scarica da meno 20 a 60. Certificazioni CE, più certificazioni che a volte sono importanti specialmente per le aziende. Poi qui abbiamo
le semplici illustrazioni allegate, quindi dove posizionarlo per corretta ricezione del GPS e anche per non essere trovato facilmente. Uno dei posti consigliati è all'interno, in zona centrale nel cruscotto. I cavi li avevamo già visti, l'uscita digitale bianco, l'ultimo filo, è un'uscita opzionale. Per il rosso diretto sulla batteria in caso di malfunzionamenti eccetera è consigliato installare un fusibile da 3 A. Questa è l'installazione consigliata. Poi abbiamo anche la possibilità di collegarlo direttamente col rosso e il nero alla batteria, quindi senza il giallo positivo sotto chiave, che non è l'installazione raccomandata. Con questo tipo di installazione perdiamo tutte le funzionalità che sono l'accensione e lo spegnimento del mezzo, non abbiamo gli allarmi, non abbiamo lo storico di tragitti, eccetera eccetera. Quello che riguarda l'uscita digitale lo troviamo in questa pagina. Quest'uscita permette di comandare un relè di uso automobilistico per controllare il blocco dell'avviamento. Questo filo bianco ci dà semplicemente una chiusura a massa per gestire un relè. Quello che ci interessa a noi è fare una installazione normalissima con rosso e nero alimentazione diretta e il giallo col 12 sotto chiave, che è l'installazione che avevo già fatto io sul primo MOX versione 2G e che ancora funziona benissimo. Ora passiamo all'installazione, ma sarà facilissimo montarlo perché, come avete visto nelle istruzioni, il luogo migliore è più o meno il centro del cruscotto. Questa macchina al centro del cruscotto ha una predisposizione che è praticamente fatta apposta sia per il GPS che per eventuali installazioni future. Spostiamoci direttamente sul cruscotto. Ok, qui sopra dove c'è la copertura dell'orologio, che si toglie semplicemente a incastro, va alzata prima dalla parte dietro, poi tirata in su, portata in avanti e viene via. Una volta sconnesso l'orologio ci ritroviamo con questo fantastico connettore a 4 fili dove abbiamo già tutte le connessioni che ci servono. Perché guardando il connettore da questo lato vi faccio vedere che tra il nero e il primo filo a sinistra, che è il rosso blu, c'è il 12 sempre presente, mentre tra il nero che è il secondo e il quarto che è il giallo blu abbiamo il 12 sotto chiave, perché adesso c'è 12 volte. Se io tolgo quadro il 12 volt va via. Il terzo filo credo possa essere il dimmer dell'illuminazione, ma non me ne sono preoccupato perché a me interessavano questi tre. Quindi ora come procediamo? Dobbiamo liberare i fili dal nastro per fare l'aggiunta del nostro cablaggio. Purtroppo questo passaggio bisogna farlo con molta attenzione, quindi con le forbici ma senza tagliare chiaramente i fili. Li mettete lì piano piano, bisogna liberarli da questo nastro che tra l'altro ha anche un po' di anni, non sarà freschissimo. Ecco che inizia a venire via piano piano, ogni tanto gli fate un taglietto, sì, è bello secco. One eternity later. Perfetto, arrivati a questo punto distanziamo un po' i cavi. Ora il connettore originale mi interessa tenerlo perché l'operazione deve essere reversibile, quindi questa zona mi verrà molto comoda perché con il 12 volt sotto quadro e massa alimenterò anche gli strumenti aggiuntivi che metteremo qui e farà parte di un altro tutorial, ma il connettore originale lo voglio tenere per una reversibilità se dovessi rimettere il pezzo originale con l'orologio. I fili che interessano a noi sono il rosso blu e la massa e poi il giallo blu. Io comincerei direttamente dal rosso blu che è il 12 diretto. Cosa dobbiamo fare? Lo tagliamo, chiaramente se non siete pratici staccate la batteria, lo spediamo, prendiamo il nostro MOX, per il momento lo appoggiamo qua e a noi interessa lavorare sui cavi che sono rosso, nero e giallo, quindi i primi tre. Li separiamo un pelo dagli altri due, li dividiamo in questo modo e iniziamo a prepararli uno a uno. Allora il filo che abbiamo tagliato, il primo, è quello del 12 diretto che va collegato al rosso. Qui andrebbe messo un fusibile da massimo 3 A se vi collegate direttamente alla batteria, ma questo è un servizio già sottofusibile, quindi non è necessario. A questo punto allora speliamo anche il filo rosso e cosa facciamo? Facciamo una bella aggiunta da elettricista in questo modo. Arrotoliamo i tre fili insieme intrecciandoli il più possibile e io, per essere sicuro che i fili non si muovano, gli metto attualmente una fascetta, ma vi dico che questa è una cosa provvisoria perché appunto qui mi dovrò poi collegare anche con gli strumenti aggiuntivi. Quindi una fascetta per tenerli fermi e io da buon elettricista uso i morsetti isolati di questo tipo. Se abbiamo il rame troppo lungo gli diamo una piccola tagliatina, quindi morsetti isolati, e abbiamo collegato il 12.
diretto. Voilà, e con questo siamo sicuri. Facciamo la stessa cosa a questo punto per la massa, in modo da dargli già l'alimentazione diretta. Anche qui, anche se sono una massa, mi raccomando, fate attenzione che non vada a toccare i positivi, ma come ho detto all'inizio, nel dubbio, quando fate questi lavori staccate la batteria. Intrecciamo per benino i cavi, anche qui fascettina di sicurezza. Isoliamo anche la massa. A questo punto, se vogliamo, facciamo una verifica e se abbiamo fatto tutto giusto, qui dovremmo avere già il 12 diretto e il 12 c'è. Dispositivo MOX che, come vedete, è già alimentato, c'è la luce verde, potremmo già aggiungerlo in app. Colleghiamo ancora l'accensione, che come vi ricordo è l'ultimo filo giallo-blu che va col filo giallo. E anche l'accensione l'abbiamo collegata, la mettiamo nel terzo morsettino. A questo punto, a livello di connessione, abbiamo finito, direi di passare all'accoppiamento. Tenete a portata di mano il foglio con il codice, apriamo l'app MOX Track. Come vedete io ho già un dispositivo che è il mio Berlingo, facciamo aggiungi un dispositivo oppure il primo. Dunque ho trovato l'etichetta, continua, qui bisogna inserire tutti i codici riportati sulla targhetta, quindi email e seriale. Perfetto, a questo punto bisogna mettere solo, bisogna scegliere il tipo di puntatore da visualizzare, ma lo potremmo cambiare anche in un secondo momento, in questo caso metto un'auto, e dobbiamo dare il nome al dispositivo che io in questo caso chiamerò Impreza. Continua. Possiamo qui già configurare tutte le varie caratteristiche come la notifica del taglio cavi, l'interferenza di segnale, il jamming, quindi se viene rilevata un'interferenza in grado di oscurare il segnale sono i dispositivi che cercano di isolare i GPS, ma qui se tentano di farlo ci arriva comunque l'avviso. Traino sollevamento, quindi il sensore capisce se viene spostato il mezzo da spento o se viene sollevato, e possiamo anche abilitare l'accensione e lo spegnimento del mezzo. Io lo abilito perché, non essendo una daily car, non mi arrivano 50.000 notifiche al giorno, ma se per qualche motivo fosse accesa e io non sono lì con la macchina, mi arriva la notifica. Ci sono poi delle impostazioni avanzate, quindi possiamo gestire come visualizzare l'accensione del mezzo, quindi l'opzione normale col collegamento del terzo filo, oppure se viene rilevato un movimento dell'accelerometro abbiamo una segnalazione limitata, non è, come vi dicevo prima, l'installazione ideale. Oppure possiamo scegliere se vengono rilevati gli RPM del motore ma richiede l'interfaccia OBD, oppure possiamo abilitare se il voltaggio della batteria supera un certo valore, praticamente sente se l'alternatore è stato acceso. Però io in questo caso lascio tensione su DIN 1, che è il positivo sotto chiave, che è l'installazione che abbiamo fatto noi con il filo giallo collegato al 12 sotto chiave. C'è poi la possibilità di gestire anche l'uscita digitale se colleghiamo un dispositivo che blocca l'avviamento motore. Concludi l'installazione, dispositivo aggiunto. Stiamo contattando il tuo dispositivo, vedete che mi arriva anche l'email dove mi dice che l'impresa è stata aggiunta ai miei dispositivi sulla mail che è stata attivata nella fase di creazione dell'account. Perfetto, fine. Torniamo indietro. Quindi qui siamo nella home e vedete che abbiamo due dispositivi, Berlingo e Impresa. Il GPS dell'Impresa non è ancora attivo, bisogna aspettare un attimo. Nel mentre è arrivata una notifica che la configurazione è completata e che il dispositivo è stato correttamente configurato. Andiamo a vedere cosa dice la mail. La mail dice che la configurazione dell'impresa è stata completata, da ora puoi usare l'app MOX per controllare il dispositivo. E va bene, quindi da questo momento parte anche effettivamente l'abbonamento. La mail che era arrivata prima era quella che diceva che era stato aggiunto ai dispositivi. Apriamo di nuovo l'app. Non abbiamo ancora la posizione perfetta dell'impresa perché vedete che il Berlingo me lo fa vedere qui, mentre l'impresa è sperduta in un mare africano, quindi non è ancora online. Andrei quindi a fare una prova spostando la macchina e vedendo cosa riesce a visualizzare. Allora, sono ancora dentro il garage, ho solo portato il muso della macchina verso l'uscita per avere anche più luce nell'abitacolo. Mentre facevo la manovra il dispositivo è andato perfettamente online. Vedete che sulla mappa in questo momento vedo due dispositivi che sono il Berlingo e l'impresa, perché il Berlingo è là dietro, è 10 metri più avanti, vuol dire che lui è perfettamente online. Sentiamo dentro impresa, vedete che prende 4 tacche su 5, abbiamo 13 satelliti e il dispositivo è online. Velocità 0 km/h,
orari. Siamo a 223 metri di altitudine, veicolo spento, contachilometri a 0. Qui dovremmo poi coordinare il chilometraggio della vettura con quello che c'è in applicazione. Voltaggio batteria 12,41. Questa è una funzione molto interessante perché mi serve per controllare da remoto la tensione della macchina. Quando vedo che sta scendendo troppo, magari so che è il momento di attaccare il mantenitore perché magari non la uso da qualche settimana. Prima mi dava in movimento, adesso si è aggiornato, vede che effettivamente sono fermo. Allora, accensione spento, qui abbiamo già delle notifiche perché prima l'ho accesa e vedete che arriva la notifica impresa, accensione inserita e disinserita. Se io adesso provo a fare quadro alla macchina, fatto quadro, vediamo quanto tempo ci mette. Questione di pochi secondi dovrebbe arrivare la notifica, vedete, impresa accensione inserita alle ore 19:12:55 del 4 settembre. Se io tolgo quadro, stessa cosa, tra pochi secondi mi arriva la notifica e mi dice che il quadro è stato disinserito. Eccola qui. Impresa accensione disinserita. Se io tappo sulla notifica mi porta direttamente dentro lo storico di tutto quello che è successo nel dispositivo. Fantastica ragazzi. Quindi torniamo sull'impresa. Se io sono dentro l'app e faccio l'accensione, vedete che mi dà accensione acceso, voltaggio batteria 12,18. E questo è quanto. Possiamo dare una sistemata al dispositivo perché abbiamo testato che è tutto a posto, possiamo fissarlo. Ok, qui ci sono i condotti dell'aria che vengono proprio comodi, vedete che lampeggia. Per fissarlo è un'ottima posizione perché è proprio in mezzo al cruscotto, quindi per il GPS ottimale. Se volete imboscarlo un po' di più si può andare qua dietro, andarlo a mettere da un'altra parte con un pezzo di biadesivo, insomma, chiaramente anche su altre vetture. Potete trovare un'altra collocazione. Mi raccomando, solo fermate sempre tutti i cavi eccetera perché altrimenti sentite rumori, vibrazioni che magari questi mezzi già ne hanno. E io per il momento mi fermo qui come installazione, non rimetterò più l'orologio, altrimenti bisognava allungare un pelino i fili del connettore che chiaramente non arrivava più. Io adesso lo lascio così perché poi qui dovrò andare avanti con un altro progetto che è quello dell'installazione degli strumenti supplementari. Bene, tra l'altro si muore di caldo, adesso mi sposterei nello studio così vi faccio vedere un attimino meglio tutte le particolarità delle applicazioni. Sulla vettura abbiamo finito. Diamo quindi un'occhiata all'app, ve la faccio vedere meglio qui a schermo. Quando l'apriamo vedete che mi carica entrambi i dispositivi e me li fa subito vedere sulla mappa. Poi posso entrare in uno o nell'altro, entriamo un attimo nell'impresa, avete visto il tempo di accesso, entriamo nel Berlingo che è 2G e siamo pressoché istantanei su tutte e due le versioni. Allora, impresa, abbiamo i soliti dati, adesso vedete che è ferma, nonostante sia nel box prende 4 tacche e prende anche 12 satelliti. Calcolate che il mio garage è sotto una palazzina di 4 piani, roba sopra ce n'è, eppure prende benissimo. Dispositivo online, stato fermo, voltaggio batteria, insomma tutte le cose che abbiamo già visto. Cosa possiamo vedere in più? Possiamo vedere tutte le opzioni di allarmi e avvisi e ve le faccio vedere tutte quante perché possiamo decidere se essere avvisati quando entra o esce da una zona, quando viene violato un perimetro automatico, l'accensione e lo spegnimento, un limite di velocità che potete impostare come volete. Io l'ho messo a 170 più che altro per me perché fino a 170 è multa, oltre ritiro patente. E noterete subito che tutte le notifiche possono essere impostate, poi possiamo tenerle pronte, attivarle o non attivarle in base a che esigenze abbiamo, e ogni tipo di avviso può essere disattivato oppure attivo mettendo nessun avviso, ricevere una notifica in app, un'email o addirittura una telefonata. Il Moxtrack vi telefona, per quelle che sono comunicazioni più importanti conviene magari farsi fare uno squillo che è più facile sentirlo. Forte impatto, possiamo regolare la sensibilità, abbiamo opzioni per 4 ruote e 2 ruote perché chiaramente il dispositivo è perfettamente compatibile anche con la vostra moto, traino sollevamento, taglio dei cavi, interferenza sul segnale, insomma tutto quello che abbiamo già visto, però potete differenziare le notifiche. Ora vi faccio vedere come funziona lo storico, ve lo faccio vedere sul Berlingo perché l'impresa da quando l'ho montato non l'ho ancora usata. Se andate qua sotto nello storico avete 3 macro categorie che sono eventi, quindi in questo momento non abbiamo eventi, le posizioni, quindi lo storico di tutte le posizioni, e soprattutto i viaggi, perché voi ogni volta potete vedere a ogni sessione di accensione e spegnimento quadro che tragitto è stato fatto, vi riassume subito quanto è durato, quanta distanza avete fatto e addirittura la velocità massima. Prendiamo ad esempio questo percorso dove abbiamo fatto 38 minuti, 4 km e 484 metri con una media di 7 km/h e una massima velocità di 54. Se tappiamo sopra
vedete che si apre sulla mappa il percorso esatto che è stato effettuato, possiamo zoomarlo, controllarlo, insomma tanta roba. Possiamo addirittura creare dei plugin che sono delle notifiche Telegram o addirittura andarlo ad integrare in Home Assistant. Quindi roba nell'applicazione ce n'è tanta e assolutamente il prezzo che viene richiesto è giustificato, perché un supporto con un'applicazione così ben fatta, precisa e perfettamente funzionante, vi dico ce l'ho da tanto tempo, è difficile trovarlo in commercio. Bene, qui continua a piovere a dirotto, tra l'altro oggi magari l'audio del video sarà un po' condizionato, però il GPS l'abbiamo montato, avete visto che ha un sacco di funzioni e vi dico che può servire non solo in caso di furto, ma chiaramente sì, ma può servire soprattutto per un mezzo che magari dovete lasciare in cura ad un meccanico che per carità conoscete, ma tener conto di quando viene accesa la macchina, dove viene spostata, eccetera eccetera, male non fa. Magari date la macchina a qualcuno, magari la usa vostro figlio, insomma un sacco di situazioni dove un dispositivo come un GPS può diventare veramente utile. Ha un costo sì, per carità, c'è un costo annuale che è assolutamente sostenibile, però secondo me è una svolta. Tanti di voi magari non hanno mai preso in considerazione un prodotto del genere, ma ha delle utilità, delle feature molto interessanti e funzionali. Mi raccomando, per chi non mi conosce, andate a guardare tutte le mie varie playlist, perché oltre che parlare delle mie passioni parlo del mio lavoro: fotovoltaico, power station, roba elettrica, domotica, insomma un po' di tutto. Noi ci vediamo al prossimo video della serie Garage o di qualche altro video delle serie normali. Grazie della visione, ciao a tutti da Massi Dattoli.